Buon pomeriggio creative, come vedete altri cabochon di Elga Casagni. Vi mostrerò dall'inizio alla fine in scatti fotografici il processo creativo per realizzare due coppie di orecchini, cabochon questi con la dama e questi meravigliosi. Sono una richiesta specifica questi orecchini, questi li realizzerò di mia fantasia sperando che possano piacere ad una persona. Sigla e cominciamo! Mi scuso sempre per i rumori di fondo, ma fa caldo, anche se fa meno caldo dei giorni scorsi, e quindi ho le finestre aperte e niente, quindi cominciamo a vedere cosa ho fatto, perché come vedete sono in realtà già ho iniziato le basi per questi orecchini. Il resto ve lo farò in scatti fotografici e poi ci sarà la mia voce che spiegherà brevemente i passaggi. Non è proprio un video tutorial, ma è diciamo un mostrarvi i lavori in corso per farvi compagnia. Allora, come vedete io qua ho questi cabochon, come vi ho già detto tutte e due le coppie sono di Elga Casagni. Trovate l'unboxing sul mio canale e tutte le info ve le metto giù nel box. Allora, ho già incollato i cabochon sulla beading foundation ed ho utilizzato la colla Azulit che proprio stamattina sono andata a riacquistare ed ho fatto un po' di scorta. Eccola qua. Vedete, è un pochino ammaccata. C'è stato un incidente durante il percorso. Quindi colla Azulit. La beading foundation è una base su cui vado a incollare i cabochon, è proprio una base tessuto non tessuto per fare questi lavori. Molte creative utilizzano il lazy stiff stuff, chi utilizza il feltro, qualcuno addirittura le strisce depilatorie, insomma una base su cui incollare per poi i nostri cabochon, per poi poterci lavorare attorno con varie tecniche. Alcune volte utilizzo il soutache, alcune il bead embroidery. Insomma, oggi farò questi orecchini, quindi restate con me. Quindi prima cosa, prendiamo la base, incolliamo e lasciamo un po' di margine a seconda del lavoro che vogliamo fare. Saranno degli orecchini semplici perché sono una richiesta e quindi semplici decisamente, non ci sarà una grandissima lavorazione. La differenza sostanziale di oggi è che ho deciso di andare a utilizzare per la prima parte, quindi per contornare i nostri cabochon, il French wire. Che cos'è il French wire? È in realtà una canottiglia rigida, ve la mostro, eccola qua. Questa è da 1,25 ed è rigida, quindi andrò a utilizzare la canottiglia e poi utilizzerò delle perline per finitura, ma naturalmente poi durante gli scatti fotografici comprenderete quello che andrò a fare. Una precisazione: se non sapete come si utilizza la canottiglia, c'è un video di riferimento sempre qui sul mio canale e ve lo metto giù nell'info box in modo tale che saprete come si utilizza, perché non sarà questo un tutorial passo a passo, ma più che altro step fotografici dei miei lavori in corso. Cos'altro dirvi? Vi servirà quindi, vi serviranno delle perline, vi servirà naturalmente ago e filo. Io lo sapete, utilizzo sempre quello della Tulip, anche se ultimamente vi sto trovando bene con degli aghi della Miyuki che mi sono stati regalati da Furiano 89, Fury Art, e quindi devo dire la verità, mi sto trovando bene. Vediamo se trovo la bustina. Gli aghi sono questi e devo dire la verità che non pensavo, perché io non li ho mai utilizzati, ma sinceramente mi sono trovata bene sia per il soutache che per il bead embroidery. La tessitura di perline le ho sperimentate ancora poco, però diciamo che vanno bene. Come vedete il mio è già un pochino stortino, ma non importa. Il filo in genere utilizzo quello della Miyuki. Qui vedete quello bianco, ma esistono tante colorazioni. Io naturalmente ne prediligerò utilizzando la canottiglia color oro, utilizzerò un colore oro oppure giallino. Che altro dirvi? Restate con me. A proposito, se mi state conoscendo con questo video, io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou, e realizzo per lo più bijou in tecniche varie, ma naturalmente sul mio canale trovate anche
altre cosine del mio mondo creativo. Mi raccomando, per non perdere i prossimi video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Naturalmente, ragazze, lo sapete, l'algoritmo di YouTube lavora tantissimo sui like e sui commenti, quindi se volete dare una mano al mio canale e a crescere, a far arrivare i miei video a più persone, datemi un supporto con un vostro commento ed un vostro like. Vi lascio agli scatti fotografici e come sempre buona creatività a tutte. Ciao, dimenticavo, questi saranno pendenti e questi saranno al lobo. Cabochon Elga Casagni. Che dire? Colori? Wow. Dimenticavo! Cosa ho utilizzato? Perché naturalmente la Beading Foundation si trova in svariati colori, per lo più bianco e nero io acquisto, e naturalmente dovendo lavorare con l'oro, come vedete, ho contornato, l'ho dipinta, colorata con un colore. In questo caso ho utilizzato questo colore perché sono dei colori che utilizzo anche per altre tecniche, e quindi è un colore oro metallico. Ve lo mostro giusto così a titolo informativo, e poi naturalmente lascio asciugare. Penso che le premesse le ho fatte tutte, adesso vi lascio agli scatti fotografici. Ciao! Parto nel mostrarvi la canottiglia, che è questo filo rigido che va leggermente allargato per consentire poi il passaggio del filo che ci servirà per cucire. Come vedete io l'adagio vicino al nostro cabochon e comincio a dare qualche punto e cucio quindi attraverso, vedete in questo dettaglio, proprio attraverso la Beading Foundation, le scanalature della nostra canottiglia, in modo tale che si vada a fissare ben vicina al nostro cabochon. Punto dopo punto vedrete che si sistemerà da sola. In qualche passaggio fotografico successivo, eccolo qui, vedrete il retro. Tenete quindi, vedete, se io lascio la canottiglia praticamente si allontana, quindi dovete tenere ferma la canottiglia e piano piano accostarla al cabochon e poi cucire. Vedrete che il filo passerà attraverso le scanalature della canottiglia e alla fine sembrerà veramente un bottoncino con questo profilo color oro, delicatissimo e super chic. In questo scatto vi mostro il retro. Naturalmente dovete continuare a cucire alla stessa maniera fino alla fine. Taglierete poi la canottiglia in eccesso con una tronchesina e poi con le forbicine andrete a tagliare la Beading Foundation che sporge. Prenderete poi un'iposca e colorerete il contorno della Beading Foundation. Adesso io andrò a prendere delle Delica perché voglio contornare al brick stitch, ma prima di tutto devo andare a incollare il perno con la colla Azulit sul retro. Vedete in questa foto posiziono al centro, mi porto avanti e vi mostro anche il secondo orecchino. Dopodiché prendo una base per rivestire il retro, scusate, una stoffa, e vado a tagliare un pezzetto di questa stoffa e lo foro nella parte centrale. Verifico che copra tutto l'orecchino, dopodiché tolgo il pezzetto e sul retro appongo la colla. Mi raccomando, non fino al margine perché dopo dovremo cucire. Con delle forbici ben affilate taglierò anche il retro della stoffa e dopodiché comincerò semplicemente a cucire al brick stitch i miei orecchini. Parto dal centro per nascondere il nodino del filo e dopodiché vado a cucire al brick stitch. Trovate un tutorial sul mio canale. Si inizia sempre al primo step con 2 perline, nel mio caso sono Delica, dopodiché si inserisce una perlina alla volta. Cucio sempre dal basso verso l'alto della mia perlina e poi ne inserisco un'altra. Il tutorial lo trovate sul mio canale, ve lo metto nell'info box. Vi mostro poi il retro, dovete fare dei puntini ravvicinati e molto precisi per rendere la finitura, insomma, gradevole alla vista. Una volta che abbiamo finito di profilare tutto quanto il contorno al brick stitch, non ci resterà che fare un nodino e far sparire l'ago qui in questo lago, far sparire il filo attraverso la nostra base e tagliare il filo in eccesso.
Come vi sembra? Io trovo adorabili, romantici e chic questi orecchini. Questo è il retro, manca naturalmente il mio piccolo tag. Io adesso andrò a rifinire il secondo orecchino e poi il seguito di questo video, se vi interessa, settimana prossima andremo a realizzare questi altri orecchini, altrimenti diventerebbe veramente un video lunghissimo e quindi diciamo che doveva essere un video un pochino più velocizzato. Vi ricordo che naturalmente, essendo un video, come dicevo, un poco più breve, sul mio canale trovate il tutorial di come si utilizza la canottiglia, il tutorial di come fare il profilo al Bic Stitch, qualche altro tutorial dettagliato per fare retro. Quindi vi metterò tutti quanti i link giù nell'info box. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Vi abbraccio e ci vediamo settimana prossima. Ciao!